Bene ragazzi, bene amici, benvenuti per l'ennesima volta per questa seconda lezione sulla crisi del 300. Abbiamo visto le carestie, abbiamo visto le epidemie di peste, adesso vediamo le conseguenze della crisi nel settore economico e la ristrutturazione dell'economia e dei commerci nel 300 e nel 400. Vedremo che ci sono anche delle strategie ottime per uscire dalla crisi e per rilanciarsi. Sofì, la mia gattona, vi dà il suo saluto. Purtroppo deve portare questo collare perché ha avuto un piccolo incidente, quindi non la strapazziamo, la deposito lentamente per terra, così può camminare, può andare a mangiare, comunque è in via di guarigione, non è niente di grave. Abbiamo visto conseguenze economiche della peste. Le campagne vengono abbandonate anche perché la maggior parte dei contadini muoiono e quindi ovviamente crolla la produzione agricola. Crolla la produzione agricola anche dei beni proprio basilari come i cereali. Ovviamente vengono abbandonate moltissime terre, praticamente tutte le terre che erano state faticosamente conquistate e messe a coltura negli ultimi 300 anni vengono abbandonate e ne vengono abbandonate anche altre. Di fronte allo spopolamento delle campagne, abbiamo già visto, no, l'altra volta i contadini terrorizzati fuggono nelle città. Di fronte allo spopolamento delle campagne, al crollo della produzione dei cereali, uno potrebbe pensare che il prezzo dei cereali aumenta, d'accordo? Il prezzo del grano aumenta perché quando una merce diventa più rara, diventa più costosa, no? Non è così, cioè, per quanto sembri strano, il prezzo del grano aumenta soltanto all'inizio, nelle prime fasi della crisi e soprattutto nel 300. Poi il prezzo del grano soprattutto nel 400, nel secolo successivo, invece diminuisce moltissimo. Abbiamo il crollo del prezzo del grano. Perché? Perché il grano che comunque continua a essere prodotto è eccedente nei confronti di una popolazione che è diminuita, perché almeno un terzo della popolazione europea è morta per la peste. Voi direte, ma una volta finita la peste nera, sì, lei ha detto ci sono altre epidemie di peste che però fanno meno vittime e la popolazione non si recupera. Attenzione, non si recupera. Noi abbiamo visto che c'è un crollo della popolazione da 80 a 50 milioni con la prima epidemia di peste. 50 milioni nel 1350, ma 50 milioni sono anche gli abitanti dell'Europa nel 1450. Quindi le successive epidemie di peste, ok, non abbassano ulteriormente la popolazione, ma neanche la rialzano, non permettono un recupero demografico. Da quando la peste arriva a 100 anni dopo, nel 1450, la popolazione resta sempre di 50 milioni. Quindi il grano che viene prodotto nel 400, dopo un po' di tempo, diventa eccedente rispetto alle necessità di coloro che sono rimasti in vita, cioè di una popolazione comunque che si è fortemente ridotta e quindi abbiamo il crollo del prezzo dei cereali. Ehm, Un'altra caratteristica di quello che è successo nelle campagne è il miglioramento delle condizioni dei contadini. Ma come voi direte, ma è successo di tutto, sono morti? Sì, certo, moltissimi contadini sono morti. Però, per quanto sembri strano, i contadini superstiti, quelli che non muoiono di peste, riescono a strappare migliori condizioni di lavoro e guadagnano di più. E inoltre molto spesso diventano proprietari, acquistano terre mentre prima non lo erano. Perché? Proprio perché sono di meno, riescono a spuntare, riescono a contrattare migliori condizioni di lavoro. Questo non avviene dovunque, non avviene in Italia, in Spagna, nelle regioni mediterranee, però in molti paesi europei
avviene, d'accordo? In particolare in Francia e in Germania i contadini sono più liberi, i contadini sono più indipendenti, i contadini sono proprietari di terre, vengono pagati di più. Non solo, ma molto spesso al lavoro feudale si sostituisce il lavoro salariato, che è quindi una modernizzazione notevolissima dei rapporti di lavoro. Il lavoro salariato sarà la tipologia di lavoro della rivoluzione industriale e anche adesso la tipologia di lavoro, no? Tu lavori, eroghi un servizio oppure un lavoro fisico per produrre una merce, qualunque cosa, ottieni in cambio del denaro, cioè un salario. Non come prima dai al signore una parte del raccolto, ok? Quindi i contadini continuano a lavorare per il signore, per il feudatario, per il principe, però in condizioni molto molto migliori, spesso ottenendo una paga in denaro, cioè il lavoro salariato sostituisce in molti posti dell'Europa, soprattutto del centro e del nord Europa, non nell'Europa mediterranea, sostituisce il lavoro salariato le condizioni di lavoro di stampo feudo-vassallatico. Quindi questo è anche importante. Come professore, lei ci sta dicendo che c'è qualcuno che ci guadagna dalla crisi? Sì, come in tutte le crisi ci sono settori, ambiti, popoli, professioni che escono rafforzate dalla crisi perché capiscono quali scelte, quali strategie fare per risalire, per riprendersi. Quindi, qual è la strategia giusta di fronte al crollo del prezzo del grano, al crollo del prezzo dei cereali? Ovviamente utilizzare le terre non più per produrre cereali, non solo per produrre cereali, ma per fare qualcos'altro, cioè per attività che sono più redditizie. Una prima scelta è quella dell'allevamento. Non conviene più coltivare il grano? Usiamo le nostre terre per allevare il bestiame. Il prezzo della carne o dei derivati degli animali, che siano carne o latte, uova, eccetera, ma in particolare il prezzo della carne restò sempre alto, quindi restava redditizio l'allevamento. Allora, soprattutto nell'Europa meridionale abbiamo l'affermazione dell'allevamento. Questo diciamo è la risposta più rozza alla crisi dei cereali, è la risposta comunque conveniente, ma è la risposta che danno i paesi meno dinamici da un punto di vista dell'agricoltura nel 400, cioè in particolare zone dell'Italia, della Spagna, ma soprattutto la Spagna. Questo allevamento è comunque un allevamento primitivo, preindustriale, un allevamento allo stato brado, addirittura a volte un allevamento transumante in cui i capi di bestiame si spostavano da una regione all'altra del regno, d'accordo? Quindi, ok, ci sono milioni e milioni di capi di ovini, di pecore o di bovini, di buoi, però questo allevamento allo stato brado provoca il deterioramento dei suoli, cioè va a danno dell'agricoltura. Queste bestie pascolano, devono pascolare dovunque, non stanno nelle stalle, sono in giro, sono allo stato brado, non all'interno di proprietà recintate e quindi possono andare a distruggere i raccolti dei contadini. Con le loro zampe, con i loro zoccoli distruggono la produzione agricola. L'allevamento prevale e schiaccia l'agricoltura deteriorando i suoli, distruggendo proprio le colture al passaggio degli animali e determinando grosse difficoltà tra i contadini. In particolare è famosa la situazione della Castiglia, la parte centrale della Spagna, che peraltro non era ancora unificata come Spagna. Nel 1273 nasce la Mesta. La Mesta è un'associazione, attenzione, è un'associazione degli allevatori castigliani di animali, in particolare di pecore, d'accordo?
Già in Spagna, già in passato, la pecora era stata molto allevata, c'erano delle specie ehm, che avevano un grande valore, le pecore merinos per esempio, ma adesso proprio le pecore si moltiplicano, diventano milioni e milioni di capi. Questa mesta, questa associazione diventa potentissima, diventerà un vero e proprio partito politico, ottenendo quindi delle leggi a suo favore, dei privilegi. E come privilegio otterrà, come vi ho detto prima, il fatto di avere l'accesso libero a qualunque proprietà terriera e quindi questi milioni di pecore castigliane finiranno per, ovviamente, nel loro allevamento allo stato brado, per calpestare e distruggere le colture dei poveri contadini. La prevalenza, lo strapotere dell'allevamento allo stato brado dei bovini, sostenuto appunto anche politicamente da questa associazione La Mesta, che diventa un vero e proprio gruppo di pressione politico potentissimo, sarà una delle cause dell'arretratezza strutturale, secolare dell'economia, dell'agricoltura spagnola. No, spagnola, perché cioè, un catalano ti direbbe un aragonese, noi non siamo Spagna, a maggior ragione non lo eravamo all'epoca, quindi mi correggo, della crisi della retratezza dell'agricoltura della Castiglia, d'accordo? Non della Spagna, della Castiglia. Pecore, allevamenti di pecore si diffondono moltissimo anche nei Balcani, ma anche in alcune regioni d'Italia, per esempio in Sardegna oppure nel Tavoliere. Sapete il Tavoliere delle Puglie? È la zona di Foggia. Questo è piuttosto impressionante perché il Tavoliere delle Puglie era sempre stato coltivato a grano. Era proprio il granaio di Roma durante l'impero romano, il Tavoliere delle Puglie, dalla zona di Foggia arrivava il grano a Roma per rifornire la capitale dell'impero. È invece impressionante che in pochi anni il Tavoliere non produce più grano quasi per niente, ma viene adibito quasi esclusivamente all'allevamento. D'accordo? Quindi avete capito, c'è l'allevamento allo stato brado, è una risposta da parte delle zone più povere, quelle che non riescono a organizzare a riorganizzare l'agricoltura. Zone della Puglia, i Balcani, la Sardegna, la Castiglia, cioè erano delle regioni molto arretrate. Viceversa, nel centro-nord Italia si sviluppa un'agricoltura molto più moderna, si reagisce in maniera molto efficace alla crisi. In Toscana, ma soprattutto in Lombardia, si fanno moltissime bonifiche, canalizzazioni, si crea un'agricoltura basata sui canali, basata sull'irrigazione, un'agricoltura irrigua molto moderna in Toscana, in altri posti, ma soprattutto in Lombardia. La Lombardia diventa, dopo la crisi del 300, una delle regioni più ricche e produttive d'Europa. Un primo motivo è questo, un'agricoltura moderna con i canali di irrigazione, ma ci sono anche altri motivi. Quindi una risposta invece alla crisi dell'agricoltura migliore qual è? Non coltivare, non invece di coltivare campi ci mettiamo gli animali, cioè invece dell'agricoltura dei cereali l'allevamento. La risposta migliore è invece dell'agricoltura dei cereali, al posto dei cereali o accanto ai cereali produciamo beni di lusso, d'accordo? Questo avviene anche in Lombardia, ma avviene in molte zone d'Europa, per esempio in molte zone della Germania. Prodotti di lusso come canapa oppure lino, la pianta del lino, oppure il luppolo che serve a fare la birra. Molte piante che sono tintorie, che servono a dare i colori, i pigmenti, i colori che servono per tinteggiare nella tintura dei manufatti, d'accordo? Nella tintura dei manufatti.
e quindi canapa, lino, luppolo, d'accordo, piante di lusso che rendono molto più dei cereali nelle regioni più dinamiche d'Europa, tra cui c'è anche la Lombardia. Quindi una risposta alla crisi dei cereali che è molto più moderna rispetto all'allevamento allo stato brado. Abbiamo visto che la condizione dei contadini migliora in Francia, in Germania e in molti posti dell'Europa occidentale in seguito alla crisi, ma questo non vale nell'Europa orientale. Cioè, per Europa orientale, attenzione, si intende anche una parte della Germania, per Europa orientale si intendono tutti i territori a est dell'Elba, del fiume Elba. Qui la condizione dei contadini peggiora, molti contadini finiscono in condizioni di servitù, di schiavitù. Se ricordate una lezione precedente, noi abbiamo visto che a est dell'Elba i colonizzatori tedeschi avevano imposto un feudalesimo un po' strano, un feudalesimo senza servitù. Ecco, nel 300 e nel 400 questo feudalesimo senza servitù scompare, i contadini diventano schiavi, diventano servi con tantissime durissime imposizioni, servitù feudali. Peraltro, effetto della crisi è anche il declino, soprattutto nel 400, dei mercanti tedeschi. Nell'Europa orientale i mercanti tedeschi, l'abbiamo visto in precedenti lezioni, facevano la parte del leone, anzi c'era un monopolio dei mercanti tedeschi in Europa orientale. Invece adesso, a causa della crisi, i mercanti tedeschi vanno in crisi nei paesi slavi, in posti come la Polonia, eccetera, perché la Polonia, la Boemia, l'Ungheria, perché arrivano anche mercanti fiamminghi olandesi, d'accordo, delle Fiandre. C'è una crisi anche nella manifattura, non c'è dubbio, per esempio c'è una crisi nella produzione della lana. Molta gente è morta, c'è meno richiesta di tessuti di lana, quindi crolla la produzione della lana. Fate attenzione, prima della crisi, intorno al 1300, prima delle carestie e della peste, qual era la situazione? L'abbiamo già detto in una lezione precedente. Centri lanieri come Ypres oppure Gand nelle Fiandre producevano di più e meglio rispetto a Firenze. Molti pensano che Firenze sia stata la prima città industriale del Medioevo. No, è la terza. Dopo Ypres e Gand, le manifatture delle Fiandre erano del tutto superiori a quelle di Firenze perché non solo producevano di più in quantità, ma anche in qualità, perché, attenzione, nelle Fiandre la lana grezza da dove arrivava? Arrivava dall'Inghilterra, arrivava dalle ottime pecore tosate dai pastori inglesi. Gli inglesi esportavano al di là del mare, nelle vicine Fiandre, la lana grezza delle loro pecore che poi veniva lavorata industrialmente dai telai, ovviamente dalle aziende manifatturiere della lana di Ypres, Gand, insomma delle città fiamminghe. Ci dice infatti un cronista dell'epoca, il Villani, che la situazione di Firenze si rafforza perché dopo il 1330 anche Firenze inizia a importare lana inglese, che era nettamente la migliore lana grezza di Europa. Però attenzione, questo prima della crisi, abbiamo visto che dopo la crisi la produzione di lana si riduce ovunque. E tra l'altro viene a mancare in buona parte anche la lana inglese, perché che succede? Succede che nel 400 gli inglesi si modernizzano, non sono più semplici pastori che esportano materia prima grezza. La lana se la lavorano a casa loro, d'accordo? In Inghilterra sorgono delle industrie tessili che trasformano la lana grezza in tessuti di lana. Quindi nasce un'industria tessile inglese nel 400 e quindi ovviamente l'Inghilterra esporta molto meno lana grezza perché la lavora al suo
interno. Noi abbiamo un aumento enorme di una produzione tessile inglese nel 400 che prima assolutamente non esisteva, d'accordo? Non esisteva. Poi nel 500 poi non ne parliamo, lo vedremo poi in altri argomenti. Allora, che cosa succede? Tra l'altro, questi tessuti inglesi, lo sapete dove vengono venduti nel 400? Quindi anche l'Inghilterra sta diventando un paese moderno nel 400. Vengono venduti verso il Baltico, d'accordo? Nelle città del Mar Baltico e nell'Europa orientale. Abbiamo visto che c'erano i fiamminghi nell'Europa orientale, ma anche gli inglesi riescono a fare una concorrenza molto dura ai tessuti portati lì dai mercanti fiamminghi. E quindi che succede? Ehm, la lana non arriva più dall'Inghilterra, inizia ad arrivare dalla Spagna. Abbiamo già parlato della mesta e dei milioni di capi di ovini, di pecore in Spagna. Quindi la lana inglese in qualche modo viene sostituita dalla lana. Questo avviene per i produttori delle Fiandre, avviene ancora di più per i produttori italiani. Iniziano a importare lana grezza non più dall'Inghilterra ma dalla Spagna, o meglio dalla Castiglia. Allora, insomma, la produzione di lana comunque crolla. E anche qui, come in agricoltura, la risposta è produrre beni di lusso. Accanto alla lana, produrre qualcosa che costa di più per un pubblico di elite. E ovviamente si tratta della seta. Per superare la crisi, invece di lana, accanto alla lana, si produce seta. Attenzione, prima della peste, delle carestie, della crisi del 300, della crisi generale, c'era quasi un'unica città in Europa che produceva seta, che era la base della ricchezza di questa città. Ne abbiamo parlato già in lezioni precedenti. Lucca era la città della seta. Adesso, a causa della crisi, molte altre città iniziano la produzione della seta, in particolare anche Firenze, capite? Oltre a Lucca, eh, oltre a Lucca, anche città come Firenze iniziano a produrre seta. Attenzione, il primato di Lucca dipendeva dal fatto che la seta veniva direttamente dalla Cina, d'accordo? La seta che si lavorava a Lucca veniva direttamente dalla Cina. Adesso che la produzione di seta si incrementa in tutta Europa, il gelso della seta viene coltivato anche in posti dell'Europa, cioè non c'è più bisogno di far arrivare il baco da seta e il gelso della seta dalla Cina, perché il gelso della seta viene coltivato anche in Sicilia, ma soprattutto in Calabria. La Calabria diventa la regione dove viene coltivata appunto la seta, d'accordo? Quindi, mm, per quanto riguarda Venezia, le repubbliche marinare, Venezia e Genova, che ricordate, noi abbiamo sempre seguito nella loro storia nel dettaglio, sin dalle origini, nelle varie fasi. Vediamo un'ulteriore fase della storia delle repubbliche marinare, quelle due uniche, ricordate, che restano potenti, cioè Venezia e Genova. Venezia importa dal Mediterraneo orientale, questo già lo vediamo, inizia a importare sempre di più cotone, d'accordo? Venezia, tra gli altri prodotti che vengono incentivati, acquista dal Mediterraneo orientale, porta in tutta Europa, vi è il cotone, perché il cotone, attenzione, veniva usato in un prodotto che nel 400 diventa molto molto richiesto sia in Lombardia, sia in Germania, sia in altri posti. Il cotone viene utilizzato per produrre fustagni. I fustagni sono tessuti misti, tessuti ibridi di cotone e lana a basso costo. Quindi il cotone. Venezia però commercia anche beni di lusso. Venezia ha sicuramente il primato
per quanto riguarda il commercio navale dei beni di lusso. Non solo, ma Venezia, ristrutturandosi, riesce a mantenere un primato commerciale invidiabile anche nel 400, perché, come abbiamo già detto nella lezione precedente, molti pensano, sbagliando, che le città marinarie italiane si arricchiscono solo col commercio in Egitto, in Siria, a Costantinopoli, sul Mar Nero, con prodotti che arrivano al Mar Nero lungo la via della seta dalla Cina. Non è così. Le repubbliche marinare, io vi ho già detto perché questo favorisce Genova e Firenze e sfavorisce Pisa, ma soprattutto Amalfi, si arricchiscono perché aprono vie commerciali terrestri verso il nord Europa. Per questo Genova, soprattutto Venezia, diventano ricchissime, mentre Amalfi, che è lontana dal nord Europa, ma tutto il sud Italia ha un crollo economico, perché dall'Italia meridionale non si arriva velocemente in nord Europa. D'accordo? Quindi Venezia o Genova non sono ricche perché commerciano con i bizantini o con i musulmani nell'Europa orientale e prendono il pepe e spezie da Alessandria d'Egitto, oppure l'oro che viene dalle regioni subsahariane dell'Africa, o tantissimi prodotti che arrivano dalla Cina, cioè comunque avendo come emporio il Mediterraneo orientale. Quei prodotti, attenzione, che Venezia compra nel Mediterraneo orientale, a chi li vende? Non li vende nel Mediterraneo, non li vende agli occidentali e cristiani del Mediterraneo occidentale, li vende soprattutto a quelli della Germania, dell'Ungheria, della Polonia, delle città tedesche del Baltico, del Mare del Nord, le vende verso le Fiandre, verso la Francia, d'accordo? Si aprono nuove vie di comunicazione che sono una manna, sono una benedizione per il commercio di Venezia. Nuove vie terrestri compaiono tra Milano e Venezia, unificando queste città che diventano sempre più ricche. E tra Milano e Venezia è la Germania, è l'Europa centrale, è l'Europa orientale, perché vengono aperti numerosi passi alpini che ancora esistono. La maggior parte poteva essere percorsa solo a dorso di mulo, ma poi viene aperto anche un altro passo alpino, il Gran San Bernardo, che invece è molto più largo, può essere percorso anche dalle carrozze, d'accordo? Può essere, quindi può portare tantissime altre merci. Può essere percorso appunto anche dai buoi che trainano ogni tipo di merci, e quindi Venezia incentiva il suo commercio con il centro nord Europa. Venezia ha il monopolio assoluto dei prodotti di lusso che vengono dall'Oriente verso l'Europa centrale, verso l'Europa orientale, verso il Mar Baltico, verso il mare del Nord. Un altro motivo della ricchezza, della potenza economica di Milano è il ferro. A Milano si afferma la più importante industria del ferro di tutta Europa, nel senso che il ferro viene lavorato in ogni tipo di prodotti a Milano. Da dove arriva il ferro grezzo che viene lavorato a Milano? Dalla Germania. I tedeschi si scoprono abili minatori e aprono moltissime miniere di ferro, esportando ferro grezzo a Milano. Come vedremo parlando dei Balcani nel Medioevo, in un altro argomento, ehm, addirittura i tedeschi si specializzano talmente nell'arte mineraria che vanno anche ad aprire e a gestire le miniere in Serbia e in Bosnia. Voi pensate che Serbia e Bosnia e Balcani dal 1000 al 1500 siano posti poveri? Noi abbiamo un sacco di relazioni, di viaggio, di personaggi che vanno in quelle terre che dicono: guardate, la Serbia, la Bosnia sono posti veramente ricchi, dove c'è un'abbondanza di merci, dove la gente vive nel lusso. E certo, perché c'erano le miniere. In Serbia miniere d'argento, in Bosnia addirittura oltre alle miniere d'argento le miniere d'oro.
ma non erano i serbi e gli bosniaci. Vi ricordo che, come abbiamo visto in un altro argomento, la Bosnia dal 1000 al 1500 è completamente indipendente dalla Serbia, non è sottomessa alla Serbia o un altro Stato, riesce anche ad evitare la conquista da parte degli ungheresi, ok? In Bosnia o in Serbia non sono i bosniaci serbi ad aprire e a lavorare le miniere, ma sono i tedeschi che quindi operai specializzati tedeschi si trasferiscono nei Balcani per gestire le miniere. Quindi i tedeschi esperti minatori non solo a casa propria, non solo nella loro patria, ma anche in altri paesi. Quindi prodotti di ferro, l'industria del ferro a Milano, d'accordo? Il ferro grezzo a Milano si trasforma in prodotti quali armi, quali corazze, che ovviamente sono prodotti indispensabili e ben pagati. Abbiamo visto il commercio da Milano a Venezia sempre più verso la Germania. In questo modo si sviluppano numerose città della Germania, della Germania centrale e meridionale che prima non contavano niente e che adesso diventano ricche città commerciali, città come Francoforte, Norimberga oppure Augusta diventano città importanti nel corso del 400. Dalla Germania non arrivano soltanto i metalli come il ferro, dalle miniere della Germania arriva anche stagno, rame, zinco, argento e i tedeschi aprono e lavorano miniere veramente dappertutto. Un problema nel 400 c'è, e l'abbiamo visto anche in altri argomenti. Finisce la Pax Mongolica, abbiamo parlato della Pax Mongolica altrove, molto ampiamente. La disgregazione non solo dell'impero originario dei mongoli, ma anche dei khanati, dei vari khanati in cui si era diviso l'impero mongolo originario, alcuni dei quali lambivano l'Europa, impedisce di commerciare con la Cina, blocca la cosiddetta via della seta. Finisce la pace mongolica, la via della seta, le vie terrestri della seta non sono più praticabili, d'accordo? È per questo, proprio per questo motivo alcuni nel 400, ovviamente i portoghesi, pensarono di arrivare in Asia circumnavigando l'Africa attraverso il mare, proprio perché per via di terra non era più possibile. Finisce la Pax Mongolica, i prodotti dall'Oriente non arrivano più, ma anche in questo caso Venezia riesce a trovare un'alternativa. Venezia ritorna a commerciare con i mercati consueti che aveva un po' trascurato a favore dei prodotti che arrivavano dalla Cina. Venezia riesce a stabilire ottime relazioni commerciali nel 400 sia con la Siria sia con l'Egitto. Siria e Egitto che appartengono, attenzione, a una nuova dinastia musulmana, quella dei Mamelucchi. Non c'erano più i Fatimidi che ho nominato tempo fa o altre dinastie che sono venute dopo. Siria e Egitto appartengono alla dinastia musulmana dei Mamelucchi. Quindi Venezia riesce anche nel 400, nonostante la concorrenza e le guerre con gli ottomani sempre più potenti, di cui parliamo in altre video lezioni, Venezia riesce a mantenere un invidiabile primato commerciale. Invece, attenzione, l'altra repubblica marinara che era rimasta, Genova, inizia la sua inarrestabile decadenza nel 400. Genova va in crisi. Genova subisce più di tutti la crisi della fine della via della seta perché Genova era forte soprattutto nel Mar Nero, la già ricordata colonia di Caffa, oppure nel Mar d'Azov in Crimea con la colonia di Tana. Quindi da lì arrivano prodotti dalla Cina, ma la via della seta si interrompe
e Genova è in crisi. Genova perde anche la città di Tana sul Mar d'Azov in Crimea per via dei turco-mongoli di uno di questi canati, di cui parliamo in dettaglio ovviamente nelle video lezioni sui mongoli, uno di questi canati in cui si era diviso l'impero dei mongoli era il canato turco-mongolo dei cosiddetti tatari, il canato chiamato dell'Orda d'Oro, il chiamato dell'Orda d'Oro, che possedeva anche pezzi di Russia e di Ucraina e possedeva anche la Crimea, conquista tutte le zone intorno alla Crimea, compresa la città di Genova. Quindi Genova perde a favore dei tatari del canato di Crimea, scusate, a favore dei tatari del canato dell'Orda d'Oro, la città di Tana e altri possedimenti. Quindi Genova va in crisi, subisce la concorrenza di Venezia, a nulla serve la guerra contro Venezia che Genova intraprende nelle acque di Chioggia 1380. La sconfitta di Genova nelle acque di Chioggia vicino a Venezia è l'inizio dell'inarrestabile crisi della Repubblica marinara di Genova, che vedremo meglio in prossimi argomenti. Venezia non può essere più fronteggiata nel proprio strapotere da Genova. Venezia commercia dal Mediterraneo orientale tantissime cose, abbiamo già nominato il cotone, ma anche lo zucchero oppure i vini dolci, sono prodotti inediti in Europa. E lo zucchero viene prodotto a Creta. Venezia, abbiamo già detto in precedenza, si era impossessata di Creta. E lo zucchero viene prodotto a Creta. Guardate che poi verrà prodotto anche a Cipro. Ci sono pochissimi posti in Europa dove si produceva zucchero. Si produceva anche, ma in piccola parte, nella Spagna meridionale. Quindi lo zucchero arrivava in Europa quasi esclusivamente attraverso i veneziani, da Creta soprattutto, o da Cipro. Da Cipro arriva invece il vino dolce, molto differente dalle altre tipologie di vino in uso in Europa. Cipro, dopo la terza crociata, era stata conquistata dagli occidentali ed era finita in condominio tra Venezia e Genova, cioè Venezia e Genova governavano insieme Cipro, ma nel 1465 i genovesi verranno cacciati da Cipro, che verrà annessa, attenzione, annessa direttamente a Venezia 1488. Cipro, l'isola dello zucchero, ufficialmente appartiene a Venezia dal 1488, ma da Creta viene anche il grano e da Cipro viene anche il sale. Quindi sono tantissimi prodotti spesso di lusso che costano molto, che Venezia porta dal Mediterraneo orientale. Vi ricordo, ricordate bene questo, che Venezia porta questi prodotti non solo a Marsiglia oppure a Siviglia, d'accordo? Oppure nelle altre città italiane. Questi prodotti Venezia, attraverso i trafori alpini, non erano trafori, attraverso i valichi alpini, i passi alpini, li porta in Germania, li porta in Ungheria, li porta sul Mar Baltico, li porta nelle Fiandre, li porta in Francia, d'accordo? Ricordatevi sempre questo. Genova ha ancora qualche freccia al suo arco nel 300, nel 400, sì, soprattutto nel 300. Noi abbiamo già visto, questa è un po' una ripetizione, in passato, che Genova aveva avuto il grandissimo merito, ricordate, di inaugurare le navigazioni atlantiche. Molti non lo sanno. Prima dei portoghesi, i genovesi avevano superato Gibilterra e avevano navigato nell'Atlantico. Ne abbiamo parlato ampiamente in una precedente video lezione. Genova aveva creato la via marittima atlantica che, costeggiando il Portogallo, capite? Il Portogallo, la Spagna, arriva nelle Fiandre, arriva in Inghilterra, arriva nel Mare del Nord
e quindi Genova attraverso questa strada che Genova aveva scoperto, aveva inaugurato, ricordate, alla fine del 200, anche nel 300 e all'inizio del 400, Genova riesce a commerciare con Siviglia, con Lisbona, comunque con città protese nell'Atlantico attraverso queste navigazioni atlantiche. Tuttavia, dopo qualche decennio dopo qualche decennio nel 400, le spedizioni atlantiche di Genova si bloccarono perché Genova andò completamente in crisi e i portoghesi presero il suo posto nelle spedizioni atlantiche. Se Genova o Venezia fossero state parte di uno stato unitario italiano, magari l'America l'avremmo scoperta noi, non i castigliani. Voi dite sì, l'America l'ha scoperta Cristoforo Colombo, sì, ok, ma Cristoforo Colombo navigava per la Castiglia. Magari la circumnavigazione dell'Africa l'avrebbero fatta i genovesi e i veneziani, non i portoghesi di Diaz e di De Gama. Però le cose sono andate così. Dobbiamo dire che le città italiane sono ancora forti nel 300, ma soprattutto nel 400, anche per via delle banche, lo sapete, c'erano tantissimi banchieri. Ci sono delle innovazioni finanziarie, delle innovazioni economiche, soprattutto nel settore finanziario delle banche, che sono notevolissime e sono molto moderne, in particolare la lettera di cambio. La lettera di cambio è una cosa molto semplice, ora ve la spiego, permette di trasferire o di acquisire cifre verso una banca o da una banca nei posti più lontani d'Europa, a centinaia e centinaia di chilometri dal posto dove si svolge l'operazione, senza recarvicisi fisicamente, d'accordo? Bastava firmare una lettera, appunto un documento. E cosa succedeva? Naturalmente per fare questo però ci vogliono delle banche molto grandi, un sistema ben oliato, ben funzionante, ben organizzato in tutta Europa. Nel momento in cui le banche hanno filiali in tutta Europa, d'accordo? Io a Firenze posso dare una lettera di cambio alla filiale di una certa banca e dire tu questa somma la trasferisci a qualcun altro a Francoforte, d'accordo? Allora, arriva il messaggio a Francoforte, tu a Firenze, d'accordo, puoi trasferire dalla tua filiale di Firenze del denaro a qualcun altro che sta a Francoforte, perché è la stessa banca, è lo stesso proprietario delle due filiali, capite? A Firenze e a Francoforte. Quindi tu con una lettera di cambio dici alla tua banca di Firenze, io ho questi soldi depositati da voi, una parte di questi soldi, questo valore indicato dalla lettera, li dovete dare a un tizio che se li prende nella vostra filiale di Francoforte, d'accordo? In questo modo, questo è importantissimo, cioè in questo modo iniziano a potersi praticare delle operazioni finanziarie da un posto all'altro d'Europa senza neanche muoversi, con banche che hanno filiali organizzate in tutta Europa. È un sistema assolutamente affidabile di credito. Attenzione, un'altra cosa qui è molto interessante, serviva la lettera di cambio, è quella di poter prestare somme, di poter prestare denaro ad interesse, perché questa era una pratica illecita, vietata e comunque condannata dalla Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica all'epoca non distingueva lo strozzinaggio più criminale al semplice prestito ad interesse, anche a un modico interesse da parte delle banche che serviva agli imprenditori e ai privati per investire dei soldi. Cioè la Chiesa Cattolica considerava anche l'interesse bancario, il prestito bancario di interesse, come strozzinaggio, come usura e la considerava peccato mortale. Allora che succede? Succede, pensate, che la lettera di cambio serve per pagare gli interessi rispetto a una somma che si è presa in prestito in maniera nascosta, d'accordo? Senza che nessuno se ne accorgesse.
E cosa succede? Succede che io, per esempio, prendo in prestito, diciamo che sono le solite due filiali della stessa banca a Firenze e a Francoforte, d'accordo? Io prendo in prestito dei soldi dalla filiale di Firenze, ok? Ammettiamo che prendo in prestito 1.000 fiorini, ok? 1.000 fiorini. Poi li devo restituire ad interesse, quindi devo restituire alla Banca di Firenze 1.300 fiorini. Tutti si accorgerebbero che io sto pagando un interesse. Come rendo invisibile l'interesse? Attraverso la lettera di cambio, cioè io quei 1.300 fiorini non li pago a Firenze con la stessa valuta con cui ho preso in prestito i 1.000 fiorini. Tutti si accorgono, vanno a leggere i documenti della banca, che io ho preso 1.000 e ho dato 1.300 e quello è un interesse, che è vietato. Io che cosa faccio? Dico alla mia banca di Firenze di ottenere i 1.300 fiorini da un'altra persona, da un mio incaricato, che si trova nella filiale di Francoforte, ok? E voi direte, ma sempre 1.300 fiorini sono. A parte il fatto che è molto più difficile andare a controllare, le autorità di Firenze vadano a controllare anche a Francoforte, ma se anche fosse, forse avete già capito, non c'era l'euro, la valuta era diversa, ok? La valuta era diversa e quindi, cioè, io apparentemente, d'accordo, restituisco, cioè sulla carta io prendo 1.000 fiorini a Firenze e restituisco 1.000 fiorini a Francoforte nella filiale della stessa banca. Però in realtà non è vero, perché quei 1.000 fiorini figurano con un'altra valuta. Immaginiamo che sia l'augustale, d'accordo? Io invece di darti i fiorini ti do l'augustale. Lo sapete che anche adesso si gioca sul cambio tra le valute e quindi io ti do un certo numero di monete, non fiorini ma augustali, che in realtà valgono di più rispetto a 1.000 fiorini, d'accordo? Cioè io restituisco il prestito mettendoci anche un interesse, capite? Calcolando il cambio tra due valute diverse, calcolandolo in modo tale da far sì che la moneta con cui restituisco il prestito, la quantità di monete con cui restituisco il prestito abbia un valore maggiore rispetto ai fiorini che io ho preso in prestito all'inizio. Non so se mi sono spiegato. Nessuno se ne accorge perché i cambi, come adesso succede tra le varie valute, sono fluttuanti e io posso sempre sostenere che quegli augustali che ho restituito alla banca di Francoforte corrispondono esattamente, allora in quel giorno corrispondevano esattamente al valore dei fiorini che io ho preso. In realtà non è così, il valore degli augustali che ho restituito è molto maggiore dei fiorini che ho preso, però siccome si tratta di due monete, di due valute diverse, il cui cambio non è chiaro, è fluttuante, capite? Nessuno se ne accorge e io posso restituire il prestito a interesse rendendo occulto, rendendo invisibile all'interesse. In questo modo i banchieri e i finanzieri di tutta Europa eludevano, eludevano la condanna della Chiesa nei confronti del prestito ad interesse. Spero che questa trattazione vi sia piaciuta, la crisi del 300, del 400, le epidemie, la peste, i villaggi abbandonati, le terre non più coltivate, però abbiamo visto anche la ristrutturazione dell'economia europea, le risposte alla crisi, abbiamo visto che poi ben presto, ma soprattutto nel secolo successivo rispetto alla prima ondata di carestia e di peste, cioè nel 400, molti escono vincenti dalla crisi, si ristrutturano, si riciclano in altri settori, in altri comparti, in altre produzioni, trovano nuove vie di commercio, nuove strade, nuovi partner commerciali, anche nuovi strumenti finanziari e quindi comunque l'economia europea continua a produrre e a vendere merci, ad accumulare capitali all'interno di una classe borghese di mercanti, di produttori, di industriali
di banchieri è comunque sempre più forte. Spero quindi che anche questa trattazione economica complessiva dell'Europa del 300 e del 400 vi sia piaciuta. Come sapete, anche negli scorsi argomenti, anche nei futuri argomenti, io ho dato sempre molto spazio alla storia economica, all'economia e ai commerci a largo raggio in Europa, anche in Europa orientale, e anche appunto ai commerci, alla storia delle città marinare, di tante altre città e di tanti altri luoghi d'Europa. Nelle mie video lezioni non manca mai un approfondimento, una precisione nei confronti della storia economica, nei confronti del commercio, nei confronti della produzione, delle classi sociali e anche, in relazione all'Europa orientale, all'Oriente, a territori che di solito vengono poco trattati. Con le mie video lezioni avete tutto l'importante, andando spesso anche nel dettaglio, nel particolare. Continuiamo questo ciclo di video lezioni dedicate alla crisi del 300 e del 400, parlando non più di crisi economica, ma di crisi sociale e politica, e in particolare della crisi, così di solito si chiama, della crisi dei due poteri universali che perdono smalto, perdono carisma, perdono potenza a partire dall'inizio del 300. La crisi dell'impero germanico, e la crisi del papato. Il motivo della crisi dell'impero e della crisi del papato è semplicissimo: è l'emergere delle monarchie nazionali moderne sempre più potenti e centrati, con sovrani sempre più assoluti, che ovviamente erode poteri, erode facoltà, eh, erode il potere di queste due grandi istituzioni universali del Medioevo, il papato e l'impero, che a partire dal 1300 crollano. Ovviamente continueranno a esistere, anche nel caso del papato, con un grande potere economico, ma con un potere politico molto molto più ridotto, perché il potere politico se lo prendono gli stati nazionali. La creazione degli stati nazionali, delle monarchie nazionali moderne dopo il 1300 sarà oggetto di un altro ciclo di video lezioni. Adesso invece nelle prossime lezioni continuiamo a parlare di crisi, ma continuiamo a parlare della crisi del papato e dell'impero. Continuate dunque a seguirmi, vi ringrazio, arrivederci.